Ciao a tutti, ben ritrovati in un nuovo video. Oggi vorrei fare una cosa un po' pazza e adesso vi spiego che cosa ho in mente. La settimana scorsa avevo fatto una reaction di Opera 2, che è una canzone di Vitas che raggiunge veramente delle note molto alte e riproposta da Dimash, che è un cantante veramente formidabile e ha portato l'estensione di questa canzone ancora più in alto come tonalità e quindi ha fatto veramente delle cose assurde. Quello che vorrei fare oggi è provare a cantarla. E voi dite, ma chi te l'ha fatto fare? Allora ragazzi, vuole essere un video divertente, ecco, voglio provare a vedere se riesco ad arrivare a queste note così acute. Sicuramente fallirò, ve lo dico già, però vorrei almeno provarci e magari anche commentare insieme a voi quali sono secondo me le tecniche per poter arrivare a queste note così alte e proviamo a vederle insieme. Però vuole essere assolutamente un video goliardico, non voglio farvi vedere che so fare, perché ve lo dico già, non sono in grado di cantare come Dimash, non sono in grado, però vorrei almeno provarci per farvi capire anche la difficoltà nel fare certe cose. Io sono allenato da tanti anni, sono sempre stato un cantante rock, quindi l'acuto mi piace e lo so fare, però quello che fa lui è veramente una roba da alieni. Ok, vediamo insieme. Allora, la prima nota, la prima tonalità, diciamo, che utilizza il brano in Opera 2 è un Do 6. Ok, allora andiamo a riascoltare. Partiamo dalla versione di Vitas e vediamo cosa fa. Eccola qua. Ok, allora sto già tremando. Va bene, proviamo a farla così intanto, ok? Perché abbiamo visto che Vitas e Dimash la fanno in due modi un po' diversi. Vediamo un attimo. Allora, questa qui è un Do, scusate. Ok, la prima cosa da fare, intanto io mi sono già scaldato un po' prima, quindi insomma non vi preoccupate, non mi ucciderò, cercherò di limitarmi e mi raccomando anche voi, se volete provare a fare queste cose, scaldatevi prima, vi prego, perché sennò veramente vi distruggete la gola. Allora, beviamo un po' d'acqua prima, aiuto. Quindi arriviamoci un po' gradualmente, bisogna trovare uno squillo, ecco, lo squillo del suono senza spingerlo troppo, perché se spingiamo queste note acute veramente ci sfasciamo la gola. Bisogna arrivarci in maniera un pochino più rilassata. Ci provo, pregate per me. Ok, non è andata male, vediamo se la nota l'ho presa giusta. Oh, ok, bene, questo Do è andato ed è già altissimo, è altissimo ragazzi, veramente, per fare delle note così serve tantissimo allenamento e poi sentite anche la difficoltà nel vibrare questa nota, come lo dicevo anche nella reaction. Dimash vibra tanto queste note e non solo, dopo vediamo la sua impostazione. Comunque questa nota è andata. Proviamo a farla però come fa Dimash, come fa lui. Allora, andiamo a vedere. Ah, e grazie che nei commenti mi suggerite anche la corretta pronuncia dei nomi, del nome per esempio di Dimash, che io ho sempre detto Dimash, invece è Dimash. Grazie a tutti e grazie a tutti per il supporto, veramente siete troppo carini. Allora, vediamo un po' come fa lui. Eccolo qua. Allora, la nota è la stessa, quello che fa lui è andare a allargare molto di più lo spazio, quindi invece di andare a schiacciare il suono come ho fatto poco prima e come fa anche Vitas, lui va a renderlo molto più rotondo e questo per me è molto difficile perché viene appunto da un'impostazione molto più lirica che io non ho, assolutamente. Io ho un'impostazione più rock, infatti mi viene più facile andare a schiacciare il suono. Però ci proviamo, verrà una schifezza, ve lo dico già. Allora, bene, provo, Mamma mia, veramente difficile tenerlo in questo modo. Adesso io sicuramente lo sto facendo anche in una maniera non corretta, ecco, perché ripeto, questa non è assolutamente la mia impostazione, però già qui
sto fallendo miseramente nel cercare di imitare Dimash. Quindi il suono che usa lui è molto più però lo fa su questa nota veramente altissima. Mamma mia, no, mi scappa, non riesco a farlo come lui. Pazienza, mi accontento della versione di Vitas che va bene lo stesso. Già essere arrivato a quella nota per me è un grande traguardo. Proviamo ad andare avanti e vediamo la seconda modulazione. Quindi ascoltiamo, beh, continuiamo con quella di Dimash e poi comunque continuerò a farla nella versione di Vitas perché non sono in grado. Ah ragazzi, ovviamente questo che ho appena fatto è un M2. Scusate, ogni tanto si sporca, ma perché queste note veramente alte sono anche difficili da mantenere su un equilibrio, cioè è come se avessimo un elastico veramente teso, e questo elastico sono le nostre corde vocali, ed è difficile mantenere una stabilità anche muovendoci su queste note, anche che appunto variano, e trovare una stabilità nella vibrazione appunto è veramente difficile, perché c'è tutta una serie di tensioni che vanno mantenute perfettamente bilanciate. Se si perde la posizione perdiamo anche la stabilità del suono, è veramente molto complicata questa cosa. Vediamo un po', seconda nota. Ok, provo, questa è veramente altissima, già qui non ci arriverò. No, sto fallendo. Secondo me ero calante. Infatti io sono calante. Allora, quello che vi consiglio, se volete provare a fare questa cosa veramente estrema, è di arrivarci un po' alla volta. Come sentite anch'io non sto... visto che trovo difficoltà ad arrivare a questa nota, provo ad arrivarci in maniera più dolce, un pochino con questi glissati. Scusate. Ok, forse l'ho presa? No, sono sempre calante. Stavolta l'ho presa, mannaggia, veramente difficilissima. E sentite come devo assottigliare il mio suono, devo veramente farlo sempre più sottile. Dovete pensare che più la nota è alta e più devo assolutamente togliere aria e aggiungere tensione sulle corde vocali, perché appunto, come dicevo prima, diventano sempre più allungate, sempre più tese, come un elastico, ok, che viene proprio teso per poter vibrare a queste frequenze così acute. Io credo di essere al limite del fischio qua. Non è assolutamente un fischio quello che sto facendo, forse uno stop closure falsetto, forse, però non sono così esperto di queste tecniche da poter dire con certezza quello che sto facendo. Quello che vi posso dire di come la sto affrontando è di assottigliare veramente tanto il mio suono e di cercare lo squillo del suono, cioè questa punta, questa brillantezza che mi permette di muovermi anche su queste tonalità molto alte. Però sentite che non ho molta potenza, non ho molto volume, perché le mie corde sono veramente al limite della loro possibilità di allungarsi, mentre Dimash qua sappiamo che va anche più su, e non solo, e ha veramente tanta potenza nel suo suono qua, cioè non è sottile come l'ho fatto io, è veramente, per me è impossibile cantare su queste note come sta facendo lui. Proviamo a sentire cosa fa dopo. Mamma mia, qua sembra veramente una macchina, sembra che abbia un sintetizzatore nella gola. Questo è un re, non ci arriverò mai. Forse c'era? Quasi, era calante. Ce l'ho fatta! Non ci sono mai riuscito prima, ci sono riuscito adesso, non ho idea di come abbia fatto. Sono veramente al limite del fischio, il suono è sottilissimo, veramente anche poco potente, però è il massimo che io riesca a fare, quindi è già tanto che io ci sia riuscito.
Quella cosa che fa dopo va su di un altro semitono. Andiamo ad ascoltare. Vitas si ferma molto prima e lui si ferma al Do diesis 6, che è quello che il secondo, diciamo, fraseggio che ho proposto anche prima, che è veramente, comunque veramente molto molto alto, d'accordo? Però Dimash va fino a un Mi bemolle 6. Grazie Dimash per farci ricordare che siamo tutti dei comuni mortali e tu invece sei un alieno. Qua. Ecco, lui qua sta facendo una cosa simile a quella che io ho fatto prima, cioè sta andando probabilmente in stop closure falsetto, non ne sono sicuro anche perché sono tecniche che non conosco così bene, però a me sembra che il suono diventi così sottile perché le corde vocali vengono pinzate da dietro creando una sorta di barré muscolare e in questo modo vibra solo una porzione minore della corda, in questo modo riesce anche a alzare la frequenza della nota che sta cantando. In ogni caso, provo a fare questa nota, quindi un Mi bemolle 6, ok. No, non ce la posso fare. Forse. No, sono calante, sono calante. Quello che posso fare magari è andarci in fischio. Ecco, qui il fischio è un meccanismo diverso, quindi un M3, non più un M2. L'M2 è il meccanismo, cioè il modo in cui vibrano le corde quando siamo in voce di testa, quindi dopo il passaggio di registro. L'M3 è un registro ancora più acuto, ecco, un meccanismo laringeo ancora più acuto e quindi anche un ulteriore cambio di registro. Io non lo so fare, il fischio, però posso farlo, l'unico modo in cui so farlo è in inspiro, vediamo se riesco. Mi ridò la nota. Provo, sì, però non ha volume ed è veramente un suono veramente brutto. Riprovo. Dai. E poi scappa via. Questo qui è il massimo che riesco a fare per raggiungere le note che fa Dimash. Mamma mia, ragazzi, mi sono umiliato. Grazie per avermi seguito, spero che vi sia piaciuto questo video. Ho provato a mettere insieme una parte un po' più divertente e una parte anche un pochino più tecnica. Ditemi, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Nel mio piccolo ci ho provato, ma vi ho fatto capire, ecco, che anche un vocal coach può fare veramente molta, ma molta fatica a fare anche un decimo di quello che fa un cantante così eccezionale come può essere Dimash. Grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!